Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, vi devo fare una comunicazione, per favore non saltate l'introduzione. Nel mese di marzo ci sono delle questioni a livello personale di cui mi devo occupare, per cui mi vedo nella condizione di dover sospendere le sessioni individuali, qualsiasi esse siano, di tarocchi, i trattamenti di Reiki, piuttosto che la pulizia degli ambienti. Sospendo tutte le sessioni individuali, spero solo fino a fine marzo, però comunque continuo a tenervi aggiornati attraverso i video, perché per quello che riguarda i video del giovedì e i video degli abbonati dovrei riuscire a mantenere le date di pubblicazione. Se riesco integro tra un giovedì e l'altro con altri video, però ecco, questi non li posso garantire. Bene, detto questo, mostrami bilancia tendenze energetiche generali per la seconda metà di marzo 2024. Abbiamo la carta della stella, amici della bilancia. Bene, quando c'è la carta della stella si parla di nuovi obiettivi, si parla di desideri, si parla di sogni, ma anche di canalizzazioni e di destino. Andiamo a vedere a che cosa fa riferimento nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione, e sempre in descrizione trovate anche il link agli oroscopi per il 2024 e alle tarot pratiche del 2024. Vi ricordo che queste sono comunque letture generiche, possono riguardare la famiglia, il lavoro, il rapporto di coppia. Io vi dirò qual è l'energia più importante e andrò via via a fare degli esempi per aiutarvi ad integrare la lettura nella vostra realtà. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per la seconda metà di marzo 2024. 4 di denari, 10 di coppe, ruota della fortuna. Non male, non male, amici della bilancia. 10 di bastoni, 4 di coppe, mondo e fante di spade. Allora ragazzi, potrebbe risuonare come una questione familiare, perché qui abbiamo un 10 di coppe, oppure una questione magari legata a un gruppo. Adesso poi lo andiamo a vedere anche meglio con i mini tarocchi, perché vengono fuori delle sfumature interessanti. Però iniziamo da questo 4 di denari. Ho come l'idea che ci sia un certo tipo di... ehm, guardate, mi è venuta l'immagine di mamma chioccia in questo momento, anche perché poi se vedo il 10 di coppe qui di fianco, ho come la sensazione che qualcuno stia cercando di proteggere un certo tipo di equilibrio, un certo tipo di stabilità, di unione. Anche se vi devo dire, ho come la sensazione tra la ruota della fortuna e il 10 di bastoni che si vorrebbe lasciare indietro qualcosa, si vorrebbe un cambio da qualche parte, magari è proprio quel desiderio di cui parlavamo qui con la stella. Andiamo a vedere carta per carta, partiamo dal 4 di denari. Abbiamo un cavaliere di pentacoli, un 5 di pentacoli. Che interessante, 4 e 5. Allora, il cavaliere di pentacoli potrebbe rappresentare la persona di interesse, potrebbe rappresentare, se fosse una situazione di famiglia, magari un fratello, un cugino, oppure direi che potrebbe essere la vostra energia, che va un pochettino a rilento. Adesso andiamo a vedere ancora qualche carta, così riesco a farmi un'idea un po' più completa. Andiamo a vedere 10 di coppa, abbiamo il carro.
e il 7 di coppe. E come ragazzi se nella terza settimana di marzo si aprissero delle possibilità di movimento? Quando c'è il carro si parla di viaggi, si parla di spostamenti, si parla di dare una direzione a un certo tipo di situazione o di relazione. Probabilmente qui si parte un pochettino, diciamo, ehm, lenti e poi è come se ci fosse una sorta di accelerazione. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Quattro di pentacoli nuovamente e fante di pentacoli. Mm. È come se ci fosse una sorta, una certa situazione di insubordinazione che si vorrebbe togliere, cancellare, lasciarsi indietro. Tenete presente che il 10 di bastoni è anche una carta di aspettative. Andiamo a vederlo. Cavaliere di coppe. E re di bastoni. Allora ragazzi, io qui ho come la sensazione che si voglia prendere in mano le redini di una certa situazione, però qui c'è un qualche tema legato alle responsabilità e alla propria capacità di gestione. Ok, prendo in mano la situazione, ma ipotesi, sarò in grado di gestirla? Prendo in mano la relazione o l'organizzazione di un viaggio potrebbe essere, eh? Andiamo a vedere i 4 di coppe. No, magari se giro il mazzo è meglio. Giustizia. E 9 di coppe. Guardate ragazzi, devo dire che se qui c'è una sorta di inizio lento che poi accelera a livello di prendere decisioni, a livello di spostamenti, a livello di possibilità che si aprono, di opportunità, anche solo di idee per creare quest'unione di cui ci parla il 10 di coppe, è come se qui ci fosse qualche tema legato alle responsabilità che un pochettino pesa, mi viene da dire. E qui devo dire che però con la carta della giustizia, il 9 di coppe, si va a ricreare un certo tipo di equilibrio. Anche se in realtà il 4 di coppe mi dice che ancora non vedete questo tipo di, ehm, appunto, di equilibrio. Tenete presente che con la giustizia potrebbe fare riferimento a qualche questione burocratica nell'ultima settimana di marzo. Potrebbe essere un contratto. Se qua vi state spostando, ipotesi, per un nuovo lavoro, da un lato c'è la paura di lasciare il vecchio per il nuovo, però qui poi c'è la voglia di creare un'unione familiare, un'unione magari anche lavorativa. Vi dico, arriva, anche se non ve ne accorgete subito, però arriva. Tenete presente che qui avete il mondo, che è una carta di compimento, è una carta di raggiungimento dei risultati. Anzi, andiamo a vederlo. 3 di pentacoli e 10 di pentacoli. Guardate ragazzi, avete tanti 10, il mondo che è una carta di chiusura cicli e la ruota della fortuna. Ho come l'idea che ci sia una sorta di chiusura ciclo e queste due carte sono due carte che parlano di contratti. Quindi se per caso eravate in una fase dove non avevate un lavoro, potrebbe arrivare un lavoro con un contratto che tendenzialmente potrebbe essere per un lungo periodo, non dico a tempo indeterminato, però per un lungo periodo sì, potrebbe essere un premio, per qualcuno potrebbe essere un'eredità. È come se arrivasse un qualche... Sì, è un contratto, ragazzi. È un contratto, un riconoscimento, potrebbe anche essere un pensionamento, perché qui comunque abbiamo il mondo, è una conclusione di un ciclo. Andiamo a vedere il fante di spade.
2 di pentacoli, sacerdotessa e re di coppe. Dunque ragazzi, interessante perché è come se la sacerdotessa vi invitasse a guardare nel lungo periodo. Qui abbiamo il fante di spade al contrario. È un po' come se fosse un invito a imparare a gestire diverse cose allo stesso tempo. È un po' come se avessi bisogno di tenere forse maggiormente le redini strette o le cose sotto controllo. Però vi dico, non è una carta brutta, anzi abbiamo poi anche un re di coppe, ci parla di una sorta di maturità emotiva, magari nel prendere certe decisioni piuttosto che certe direzioni. E come col fante di spade, al contrario, sento che qualcuno è come se dovesse lasciare indietro certe idee, certe, diciamo, ambivalenze, certi meccanismi o dinamiche di comportamento. Ragazzi, è una bella stesa, c'è comunque il mondo, c'è un completamento, c'è il raggiungimento di un risultato, c'è la giustizia che porta in equilibrio. Tutto sta a capire qui perché c'è questa partenza un pochettino a rilento, però vi dico che si aprono una marea di possibilità, anche se voi vorreste cambiare il modo in cui queste cose succedono, credo, però guardate, è come se dovesse succedere qualche cosa per destino, perché avete sia la stella che la carta della giustizia che rappresenta il karma, che, scusate, la ruota della fortuna che rappresenta il karma e la carta della giustizia che rappresenta la giustizia divina. Andiamo a vedere cosa vi dice Osho. Ok. Mm. Qua già sento il gravame e riprendo un po' il discorso delle responsabilità di prima. E schizofrenia. È come se, ragazzi, ci fosse una sorta di vado di qua o vado di lì. Cosa si aspettano gli altri da me? Cosa si aspetta, non lo so, il titolare, piuttosto che i colleghi, piuttosto che la mia famiglia, i miei figli, i miei genitori. Molte di queste idee arrivano dall'infanzia, quindi potrebbero essere cose inculcate magari nell'età scolastica, sia in famiglia che nella scuola che nel gruppo di amici, però normalmente sono credenze che si sono acquisite, diciamo, prima dei 14 anni. Andiamo a vedere, ragazzi, ancora una fatina. Sapete, vedo allora qui con il carro è come se ci fosse scegliere da che parte andare. Qui con il 2 di pentacoli anche lì, vado di qui o vado di lì. La giustizia anche ha due pesi, no? Due piatti della bilancia. Ed è curioso perché anche qui viene fuori questa schizofrenia che è una... Ah, tra l'altro anche la sacerdotessa è un 2. È come se ci fosse una sorta di ambivalenza, di dubbio molto forte. È come se ci fossero due cose molto importanti nella vostra vita dove è difficilissimo scegliere, insomma. Va bene, si è già girata la carta della fatina. Ecco, infatti. Coerenza. E qui c'è un cuore gigante. Guardate, sento che è un po' la risposta a questa schizofrenia ehm, che ci dice qui, no? Per la serie dove vado? Vado dove c'è il cuore o vado dove c'è la mente? Scelta A o scelta B? E qui, in un certo senso, vi dice di seguire il cuore. Vi dice, è un po', guardate, se ci fate caso, viene rappresentata come se si stesse guardando allo specchio. È un po' come dire, guardatevi dentro. Cosa vi dice il cuore? Non tanto cosa si aspettano gli altri o cosa è meglio fare a, diciamo, di fronte alla società, ma cosa mi sento di fare io. Perché, ragazzi, ognuno di noi sa qual è la scelta giusta per noi. Il punto è che non siamo in grado di ascoltarci, però nel profondo lo sappiamo qual è la scelta giusta. O non siamo in grado di ascoltarci, o certe volte quello che ascoltiamo
da parte del nostro cuore non è esattamente, non collima con quello che dice il nostro ego, la nostra mente. Io voglio quella persona lì, ok? Quindi io mi sono impuntato comunque, anche se poi con il cuore sto male, la relazione con questa persona mi fa soffrire, quindi non è costruttiva, ma piuttosto distruttiva. Però la mente si è impuntata che vuole quella persona lì per X favole che sono state raccontate. Ecco, se vi prendeste un momento, insomma, magari anche la sera prima di andare a dormire, per iniziare, diciamo, a riallenarci, a prendere contatto col nostro cuore. Quindi magari mm, fate come una sorta di recap. Come è andata oggi, come mi sono sentito, che tipo di emozioni ho vissuto, belle, brutte, come ho affrontato certe cose, come ho reagito. Va bene ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!